cari amici di questo canale YouTube, bentornati o ben arrivati in questa nuova avventura. Come promesso in un precedente video, sono tornata presso l'altopiano carsico goriziano dove sono riuscita a trovare un inghiottitoio o piccola foiba. Questa volta però non in compagnia di mio marito, ma di Daniela o Dani, una mia cara amica. Ci siamo trovate talmente bene assieme quel giorno che abbiamo deciso di formare un nostro gruppo, non tanto di ricercatrici del paranormale, quanto di due signore che si incontrano per andare a vedere se riescono a trovare qualcosa di interessante, anomalo e speranzosamente paranormale in luoghi particolari e ricchi di storia della nostra regione Friuli-Venezia Giulia. Abbiamo deciso di chiamare il nostro gruppo Dani e Isotta Amiche per il Mistero. Ma ora vi lasciamo la visione di ciò che è avvenuto durante la nostra visita presso il sito. Buona visione, Dani e Isotta. Ecco, vediamo quale delle due funziona meglio. Dobbiamo stare attente perché una di queste, dobbiamo guardare di qua, a un certo punto c'è un muretto che è di vento, diciamo, no? Quindi evidentemente qualcun altro sa della foiba. Purtroppo. No, adesso basta perché... Allora, adesso no, io sono un po' impacciata come avrai notato, ma sto cercando di fare, diciamo, la mia prima indagine paranormale da sola. Che brutta! No, senta, allora non è così che si deve fare. All'incontrario, devi girare la telecamera, devi girare il... No. Questo è l'ingresso in un sentiero del Carso. Qui noi siamo vicino a una dolina che ha un orrido, un solco che scende giù nel fondo, ma non si vede, non si riesce a vedere fino a dove arriva. Invece qui in parte una cosa da prendere in considerazione è questo cerchio di sassi che è stato fatto di proposito, perché in Carso cose così tonde di solito non ce ne sono. Ti va bene così? Sì, sì, sì. Bene. Questo non si vede niente, comunque questo è il cerchio con la mia ombra. Qua non si vede. E questo è l'orrido. Io lo chiamerei foiba, ma oppure inghiottitoio. Aspetta che non mi uccido. Bah. Allora, questo buco qui, questo inghiottitoio tipicamente carsico, adesso io farò l'esperimento di portare giù con una cinghia la telecamera infrarossi per vedere cosa c'è. Ok, allora siamo qui all'inizio dell'orrido e metteremo dentro la telecamera infrarossi per vedere se comunque riusciamo a vedere e sentire qualcosa.
Adesso chiederemo con rispetto se possiamo stare qui e se c'è qualcuno che ha qualcosa da dirci, se vuole parlare con noi. C'è qualcuno? Adesso caliamo giù e vediamo se riusciamo a percepire qualcosa. Ci siete? C'è qualche entità? C'è qualcuno? Avete voglia di parlare con noi? Come ti chiami? Avete piacere che stiamo qui? Siamo venuti a trovarvi. Avete qualcosa da dire? Se ci siete, accendete la lucina su questa macchinetta con i colori. Non vi fa male. Ci dite se siete qui, se volete parlare con noi. Ho sentito tirarla. Bene. Perché? Dici che c'è qualcosa? Ah, può essere. Me l'ha proprio tirata. Ho detto, o qualcosa si è tipo sciolto, che mi ha fatto il contraccolpo. Ecco. Hai visto? C'è. C'è. Buongiorno, bentrovati. Buongiorno a voi, scusatemi. Scusate Scusateci il disturbo. Volevamo comunicare con voi. Avete tirato voi la macchina? Avete tirato voi questa macchinetta colorata? Ci sono tutte le lucette, potete comunicare con noi. No, è la telecamera che mi hanno tirato, verso il basso. Non fa male, è solo una macchina dove potete comunicare. Magari adesso non vi sentiamo, però dopo ascolteremo cosa ci dite. Cosa c'è lì sotto? So dove mettere. È un inghiottitoio di aria o c'è qualcos'altro?
Vi abbiamo disturbato? Hai bisogno di darci un messaggio? O hai voglia di darci un messaggio? Se ci sei, accendi una lucina di questa macchinetta con i colori. Noi siamo qui. Tesoro, grazie. Sentiamo che ci sei. Cosa hai sentito? Scusa, perché io non ho guardato. Ah, guardi, no, ma forse... No, aspetta un attimo. No, No, non sei tu. perché quando... Sì, ho sentito tirare di nuovo, ma siccome era vicino alla parete ho pensato forse che ho cozzato contro qualcosa. E tu hai detto, ah, ecco, grazie, subito dopo. Sì. Allora, io sento una cosa che mi fa sorridere. Mm, È come se questa entità mm, abbia il piacere di avere la nostra compagnia mm. e mi fa sorridere. E sei contento che siamo qui o siete contenti che siamo qui? Noi vi ringraziamo tanto per parlare con noi. Magari adesso non vi sentiamo. Dopo cercherò di utilizzare un programma, che non so se voi sapete cos'è un programma, ma diciamo una macchina, uno strumento, dove forse riusciremo a sentirvi. Siete contenti? Boh, io tiro su. Sì, allora, intanto vi ringraziamo. Grazie. Grazie, vi diamo un grande abbraccio, un grande bacione e torneremo a trovarvi, ok? Ah no, no, aspetta. No, veramente io volevo sentirli anche con l'app, L'Ecovox? con l'Ecovox, sì. Aspetta, allora E facciamo. dopo anche, se volete, vi facciamo sentire una musica, se vi piace. Ah, sì. Va Facciamo bene? questa prova. Va Va- bene? Adesso io tiro su. Ok. Chiudo? Sì. Prima di concludere questo primo video sulla nostra visita presso l'Inghioti Toyo, vogliamo mostrarvi una presunta anomalia indicata precedentemente con la freccia gialla. Daniela mi ha segnalato infatti una specie di nebbiolina color verde che si nota a malapena, mentre la fototrappola viene calata. Ho tirato fuori vari fotogrammi inerenti al punto segnalatomi ed ecco cosa abbiamo trovato. Potrebbero essere delle presunte entità che guardavano cosa stessimo facendo? Non vi posso purtroppo indicare dove si sono formate le presunte entità, perché sono diverse e difficili da mostrarvi, in quanto si rischia di indicarne una e coprirne conseguentemente l'altra. Attenzione ai diversi presunti occhi che si formano e scompaiono. Per ultima cosa, io e Daniela vogliamo spiegarvi cosa significano i tre punti in cui abbiamo scritto cognome. Mentre con grande fatica portavo avanti il lavoro di ascolto degli EVP, ad un certo punto, avendo a che fare con una parola per me incomprensibile,
L'ho ricercata in internet, così come la sentivo, e incredibilmente mi è venuto fuori il cognome di un caporale toscano, caduto durante la Prima Guerra Mondiale. Ho aperto il sito e cominciato a leggere. Grande è stato il mio stupore quando ho letto che egli è morto a causa di una bombarda proprio nei pressi in cui eravamo io e Daniela in visita all'inghiottitoio, a quota X, che corrisponde a un numero preciso che non vogliamo divulgare per tutelare il sito dai vandali. Infatti, tra i dolorosi ricordi della Prima Guerra Mondiale svoltisi sul Carso, molti sono ricordati con la quota dell'altura dove si combatté anche per anni e dove tanti soldati dei due fronti persero la vita. A questo cognome corrisponde il numero 3. A questo punto sono tornata a riascoltare altri punti per me incomprensibili e qui ho trovato altri 2 possibili riscontri utilizzando lo stesso metodo di ricerca. Il cognome numero 1 è composto da 2 parole, di cui ho sentito solo la prima parte. Egli corrisponde, presumibilmente, ad un altro caporale, un biondino dagli occhi azzurri, non ancora maggiorenne, proveniente da famiglia nobile, che si arruolò volontario. Il ragazzo è morto pochi mesi dopo l'arruolamento a quota X, a causa di una scheggia di granata mentre scortava col suo plotone delle mitragliatrici in prima linea. Interessante è che l'EVP corrispondente dice: «Cognome, parla tu». Daniela, prima ancora che le riferissi che il ragazzo era nobile, mi ha ipotizzato che probabilmente egli doveva essere istruito, fatto raro a quei tempi, e le presunte entità lo avessero scelto per comunicare con noi. Il cognome numero 2, invece, corrisponde a un soldato semplice, anch'esso toscano. Di lui c'era scritto solamente che era morto per le ferite riportate in combattimento e che apparteneva a un reggimento bersaglieri specifico, il quale si trovava, durante la data in cui è morto il soldato, di stanza in prima linea per la conquista di quota X. Io e Daniela abbiamo deciso di non divulgare i nomi di questi 3 eroi, per motivi di privacy, in quanto è molto probabile che ci siano parenti in vita che possono non gradire la citazione dei loro avi in questo video. Concludendo, le coincidenze relative a questi nomi sono: tutti e 3 hanno sacrificato la loro vita nello stesso luogo, mentre cercavano di conquistare la quota X, e sono tutte e 3 toscani. Questo primo video su questa nostra visita presso l'inghiottitoio carsico si conclude qui. Nel prossimo video verrà mostrato il filmato della fototrappola calato nell'inghiottitoio. Un saluto gioioso a tutti!